Sì, questo sono io che aspetto il remake di Final Fantasy IX. Infatti oggi ragazzi parliamo di Final Fantasy IX, del remake di Final Fantasy IX e di un eventuale congelamento del progetto. Ma andiamo a leggere assieme l'articolo di Top Games Italia a riguardo. Prima di cominciare però ti ricordo di lasciare un follow, mi piace, condividere il video con i tuoi amici e mi raccomando guarda il video fino alla fine perché il watch time è importantissimo. E ti ricordo anche che se vuoi sostenermi e darmi una mano a crescere, qui sotto trovi il mio link per Instant Gaming per comprare tantissimi giochi scontati. Ovviamente non Final Fantasy IX Remake perché non esiste. Eccoci qua ragazzi, Final Fantasy IX Remake cancellato definitivamente? Avete presente quella sensazione di attesa infinita? Quel desiderio cocente per qualcosa che sembra così vicino eppure così irraggiungibile? Per milioni di fan di tutto il mondo, quella sensazione ha un nome ben preciso: Final Fantasy IX Remake. Un progetto sussurrato, sognato, quasi assaporato grazie ai leak e indiscrezioni. E oggi rischia di trasformarsi nel più grande essè della storia videoludica recente. Una doccia gelata, anzi ghiacciata, è arrivata da una delle fonti più attendibili del settore. E le parole usate non lasciano molto spazio all'ottimismo. Preparatevi, perché stiamo per fare un viaggio nel cuore di una delle voci di corridoio più amate e forse più sfortunate di sempre. Cosa sta succedendo davvero a Gidan, a Vivi, ad Aga? Allacciate le cinture perché la verità potrebbe essere più amara di quanto pensiamo. Io sto giocando, chi mi segue in live sa che io al sabato sto rifacendo tutto Final Fantasy IX per tipo la 147esima volta e con la Moguri mod per dare uno sprint grafico. E sì, mi piacerebbe vedere un remake. Final Fantasy IX Remake cancellato e senza speranza? Partiamo subito dal fulcro della questione, dalla notizia che ha fatto tremare le fondamenta della community di appassionati. Stiamo parlando di una dichiarazione tanto breve quanto devastante, proveniente da un nome che, nel mondo dei leak videoludici, pesa come un macigno: Nate the Hate. Conosciuto per la sua precisione e per le sue fonti storicamente affidabili, Nate è una di quelle figure che, quando parla, l'industria ascolta. E questa volta, purtroppo, non ha portato buone notizie. Rispondendo direttamente a un fan su X, il social che un tempo conoscevamo come Twitter, che chiedeva aggiornamenti sul tanto agognato remake, l'insider ha usato parole che non lasciano adito a interpretazioni positive. La sua risposta? La sua risposta in lingua originale è stata: presumo che il gioco sia congelato, on ice, e l'incognita è se Square Enix deciderà di tornarci sopra oppure no. Questa è una grandissima incognita, nel senso, ecco, qua non riesco onestamente a capire bene questo. Allora, questa cosa qua ci dice che effettivamente, comunque Nate ci dice che a tutti gli effetti c'era già un remake in produzione, giusto? Ok, un remake attesissimo, molto più atteso del remake del 7 o di un remake dell'8, perché negli anni, mentre all'inizio Final Fantasy IX da moltissimi fu bistrattato, in realtà nel tempo è stato poi quello più amato e quello che è rimasto più nella memoria. E iniziare un progetto e congelarlo così non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, nel senso, perché iniziare un progetto e poi congelarlo? Ma andiamo avanti che magari troviamo anche delle risposte. Quando l'indiscrezione va oltre, questa non è una semplice indiscrezione, ma un'analisi ponderata da parte di chi ha accesso a informazioni privilegiate. Il termine on ice nel gergo industriale non significa necessariamente cancellato in via definitiva, ma indica una sospensione a tempo indeterminato dello sviluppo. Un progetto messo in un cassetto senza una data, senza una promessa, senza la certezza che quel cassetto verrà mai riaperto. Per un titolo atteso da anni, questa forse è la peggior notizia possibile. L'assenza di un no secco lascia la flebile speranza, ma l'incertezza sul futuro del progetto è un colpo durissimo per chiunque abbia sognato di rivedere le avventure di Gidan e della sua combricola con una veste grafica moderna. In questo caso, come sottolineato da molti analisti, nessuna notizia è una cattiva notizia.
dopo anni di silenzio assordante da parte di Square Enix, interrotto solo da vecchi indizi e marketing collaterale, sentire da una fonte così autorevole che il progetto è fermo al palo è una conferma indiretta che qualcosa dietro le quinte si è rotto. Però è anche vero che è la conferma che dietro le quinte c'è qualcosa. Anche questo è vero, però. Le speranze dei fan, alimentate da un leak storico e da continue speculazioni, sono ora appese a un filo sottilissimo. Lo stesso filo che separa un sogno congelato da un sogno definitivamente interrotto. E per capire come siamo arrivati a questo punto è necessario fare un passo indietro e ripercorrere la cronistoria di questo miraggio videoludico. E da qua, ragazzi, parte tutta la spiegazione molto interessante di quelli che sono stati i punti che hanno portato a quelli che sono i leak che conosciamo e le speranze che ci sono negli anni venute su un remake di Final Fantasy IX, quindi dai leak di Nvidia e così via, dai vari insider e tutto. Io non ve li leggo perché li conosco, però ci tengo che andiate anche a trovare Andrea sul sito, quindi andate, io vi lascio il link comunque in descrizione e nel primo commento pinnato, quindi andate a vedervi l'articolo perché comunque quella parte di storia è molto interessante. Final Fantasy IX Remake quindi è in pausa, ma perché un progetto così atteso, basato su uno dei capitoli più amati della saga, sarebbe finito nel limbo dello sviluppo? Le ragioni, come sempre in questi casi, sono probabilmente un mix complesso di fattori economici, strategici e creativi. Analizziamo le ipotesi più plausibili. Ok, questo è la parte un pochino più ciccia che ci interessa. Le vendite deludenti degli ultimi Final Fantasy. Questa forse è la motivazione più concreta e spietata. Nonostante le accoglienze critiche generalmente positive e vendite che in termini assoluti farebbero la fortuna di qualsiasi altra casa di sviluppo, Square Enix ha pubblicamente espresso una certa delusione per le performance commerciali degli ultimi due colossi, Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth. Entrambi i titoli, pur vendendo milioni di copie, non hanno raggiunto gli ambiziosi e forse irrealistici obiettivi di vendita prefissati dall'azienda, specialmente nelle prime fasi di lancio. Questo scenario finanziario ha probabilmente indotto i vertici di Square Enix a una maggior cautela. Un remake di Final Fantasy IX su larga scala sarebbe un investimento colossale, con costi di sviluppo che potrebbero facilmente superare i 100 milioni di dollari. E questo, ok, ci siamo, verissimo. I costi per rifare un gioco da zero sono veramente alti. I costi per lo sviluppo così, perché non si sta parlando di una remastered, qua si parla di un remake. La remastered e il remake sono due cose diverse. Il remastered è un po' una lavatrice, laviamo le texture, le ripuliamo e lo ributtiamo in commercio. Il remake è il gioco, lo prendiamo, lo rielaboriamo e lo ritiriamo fuori con cose aggiuntive, con grafiche nuove, magari, che ne so, anche degli approfondimenti. Un progetto troppo ambizioso, la sindrome della trilogia. Se il problema non fosse solo economico, ma anche creativo e logistico, rifare Final Fantasy IX non è un'operazione semplice come aggiornare la grafica e basta. Parliamo di un gioco con un mondo vasto, decine di location uniche e un cast corale. Come si adatta una struttura del genere ai moderni standard degli action RPG? Il già citato Naoki Yoshida ha espresso personalmente dei dubbi, affermando di non essere convinto che Final Fantasy IX possa essere rifatto come un singolo titolo. Questo suggerisce che all'interno di Square Enix si stesse valutando un approccio simile a quello di Final Fantasy VII Remake. Una suddivisione in più capitoli, una prospettiva tanto affascinante quanto terrificante, e sono d'accordissimo. Allora, da una parte Final Fantasy IX, io personalmente, se dovessi vederlo a capitoli, non lo vedrei a 3 capitoli, ma lo vedrei più a 2 capitoli, a 4 capitoli, quindi un capitolo per CD, perché Final Fantasy IX ha 4 CD per PlayStation 1. Io vorrei farvi vedere la mia coppia, ma è distrutta. Non commenterò la cosa. Perché dico 4 capitoli? Perché effettivamente ogni CD ha qualcosa
per quello che è la totalità del gioco, che manca degli approfondimenti, delle cose che all'epoca sarebbero state belle sapere, ma che per limitazioni comunque tecniche anche dei CD non si poteva fare. Quindi c'è stato come gioco, ma che ad oggi, se vedessi, vorrei un plus. Qual è il problema? Che è terrificante allo stesso tempo, perché vuol dire non comprare un gioco come facemmo all'epoca, e quindi pagare un gioco, che ne so, 70 euro, 80, 100 euro, 150 euro per una limited, ma andare a comprare 4 titoli magari da 70 euro l'uno a distanza di diversi anni. Capite che a livello pratico, secondo me, non è la soluzione migliore per un Final Fantasy IX. Però sono d'accordo con Yoshida su questo. Non è, secondo me, una tra le soluzioni migliori che si possono scegliere, quella di dividere in capitoli. Ok, abbiamo guardato, diciamo, a grandi linee. Io, come dico sempre, leggo a spot perché voglio portarvi anche un'idea, e un'idea che a volte differisce dalla mia, che non vuol dire essere contro, cioè vuol dire essere, magari ci sono delle cose che sono più d'accordo rispetto ad altre. Vi invito, come sempre, come vi ho già detto prima, di andare a leggere l'articolo per intero, che è molto molto dettagliato. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: abbiamo veramente bisogno di un remake di Final Fantasy IX? La risposta che mi verrebbe da dire in questo momento è no. E la risposta che mi viene da dire è no per una ragione semplicissima: è l'andamento del mercato videoludico. Stiamo vedendo cosa sta succedendo, soprattutto con i remake, e sappiamo che aziende come Square sono aziende abbastanza ingorde, vogliono di più, non gli basta essere nella media, vogliono dominare il mercato. E in questo momento rischieremmo di avere un Final Fantasy IX a capitoli e interrotto a metà perché non vende abbastanza, e a me questa cosa fa estremamente paura, prima cosa. Oppure un titolo che per risparmiare viene, diciamo, copiato uno a uno, magari solo con delle vesti grafiche diverse, magari aggiornate, completamente aggiornate, quindi un remake sì, ma che a livello di storia non porta nulla di nuovo. E anche questo a me fa paura. Perché? Perché se io gioco a un remake, voglio che, ovviamente, io che conosco il titolo voglio ritrovarmici in quel mondo, ma allo stesso tempo voglio che tutto quello che sapevo venga magari approfondito da dinamiche che io in quel momento non potevo sapere, o che magari non potevano essere espresse in quel momento, perché magari nel 2000, quando uscì Final Fantasy IX, le competenze tecniche per fare un gioco non erano abbastanza per poter esplorare determinate dinamiche, e così portare qualcosa in più rispetto alla versione base. Perché se no, ragazzi, basta semplicemente andare a comprarsi Final Fantasy IX su Steam, perché c'è su Steam la versione originale di Final Fantasy IX con tanto di disco 1, disco 2, disco 3 da inserire, disco 4 quando si finiscono i vari capitoli, e piazzarci una Moguri Mod come vediamo quando giochiamo a sabato assieme a Final Fantasy IX, e goderci il gioco così. Perché poi è questo, tra virgolette, se volete giocare a Final Fantasy IX con la Moguri Mod, andate a cercare sul canale, perché c'è la guida come installare e mettere la Moguri Mod su Final Fantasy IX. Detto questo, voglio sapere la vostra personalissima opinione su Final Fantasy IX, su questo congelamento, se aspettavate Final Fantasy IX, se aspettate altro, se aspettate un remake di Bloodborne, dato che sembra aleggiare nell'aria e ci sia qualcosa di cui se ne parla, ma non è stato specificato, perché potrebbe essere anche un remake di God of War. Quindi voglio sapere un attimino come la state vivendo questa storia di Final Fantasy IX. Ovviamente noi ci vediamo al prossimo video e ciao eroi. Non hai ancora messo mi piace? Mi piace.